Iniziare questo canale YouTube è una delle migliori cose che ho fatto nella mia vita. Perciò in questo video voglio condividervi i miei 8 migliori consigli per iniziare con il vostro. Lasciamo le cose più tecniche e pratiche alla fine, così rimane solo chi è più interessato e chi vuole realmente seguire questo percorso. E partiamo dalle basi. Numero 1, tutto dipende da te. Tutti aspettano la migliore occasione, il treno perfetto. Ragazzi, non esiste, e se anche esistesse, nessuno di noi sarebbe in grado di capire che è proprio quello. Perciò, se volete iniziare il vostro percorso su YouTube, fatelo, non dovete essere pronti, imparerete nel percorso. Io ho un canale con più di 270.000 persone e ancora non mi sento pronto. E un po' ancora mi dispiace perché prima di pubblicare il mio primo video ci ho messo 6 mesi di riflessioni, purtroppo perdendo la possibilità di pubblicare tutta la mia avventura quando vivevo a Sydney. Numero 2. Anzi, prima di passare al secondo consiglio, volevo ringraziare Self-Made Club, con cui collaboro ormai da tempo e progetto che calza a pennello con il tema del video. Loro, con diversi percorsi, stanno cercando di portare informazione di altissima qualità per chiunque voglia iniziare questo magico percorso da lavoratore autonomo online. Dopo ne parleremo meglio, ma per i più curiosi trovate tutte le info in descrizione con dei bonus. Ora passiamo al numero 2. Abbiate pazienza. Il miglior modo di partire, come dicevamo prima, è partire quando non si è pronti. Questo comporta il fatto che tutto quello che farete non sarà perfetto e non vi piacerà completamente, ed è proprio così che deve essere, sia quando partite che quando sarete già più rodati, perché altrimenti non c'è margine di miglioramento e siete finiti. E abbiate pazienza deriva da una statistica semplicissima. Secondo TubeBuddy, strumento che analizza migliaia di canali YouTube, mediamente per superare i 1000 iscritti ci vogliono 152 pubblicazioni video su YouTube, mentre per superare i 100.000 si parla di 418 video. Questi sono i dati, perciò preparatevi perché la strada non è corta. Numero 3, non pensate costantemente all'attrezzatura. Su YouTube content is king, il contenuto comanda. Il mio video più virale è registrato con un iPhone 7 Plus. Perciò non credete che migliorare la fotocamera vi faccia fare video migliori. Quando impari a disegnare, non importa la matita che usi. Prima di tutto cerca di imparare ad usare al meglio ciò che hai, e se stai guardando questo video probabilmente hai un cellulare. Fidati, è più che abbastanza per partire. Smettila di pensare a ciò che puoi aggiungere. Poi se proprio vuoi acquistare qualcosa, 3/4 delle volte il primo migliore acquisto è un microfono. Un video sgranato con un buon audio si può ascoltare. Un video perfetto con un audio fastidioso no. Numero 4, gli altri. Qui c'è un condensato di cose da dire. 1. Non avere paura di quello che dicono gli altri. Molti hanno paura di esporsi a causa del giudizio altrui. Ragazzi, a nessuno frega un cazzo. E dalle volte pensi che tutto giri intorno a te, quando in realtà, male che vada, il giorno dopo le persone si sono dimenticate di ciò che hai fatto. Questo è brutto da dire, ma guardate semplicemente tutte le incoerenze a cui assistiamo quotidianamente nella politica. Quanti realmente ricordano? 2. Non comparare te stesso con gli altri. Per quanto ti piaccia quella persona su YouTube o per quanto funzioni il suo modo di comunicare, certo puoi prendere spunto, ma ricorda che sei unico e questo è un valore. Non fingere una comunicazione che non ti appartiene, alla lunga esplodi. Sii onestamente te stesso. 3. Ascolta chi è più avanti nel percorso che vuoi intraprendere. Come questo, online ci sono decine di contenuti gratuiti dove content creator come me mettono a disposizione la loro esperienza. Poi se volete approfondire e migliorare le vostre skill in modo ancora più rapido, vi consiglio di dare un occhio allo sponsor di questo video, Self-Made Club, l'academy di Flowey che con un unico abbonamento vi permette di accedere ad informazioni ed esperienze uniche ed ordinate, offerte da alcuni dei migliori content creator presenti in Italia. E lì potete trovare anche Professione Creator, il mio videocorso, che però io preferisco chiamare percorso, dove ho voluto condensare i fondamentali per capire come monetizzare i vostri contenuti online, per permettervi prima di tutto di capire se questo mondo fa per voi, per poi mettere il turbo al vostro percorso da content creator professionista. Il percorso è un distillato della mia esperienza negli ultimi 3 anni, da miti ed idee a vendita, monetizzazione ed espansione online, sempre condita da risorse e materiale di supporto. Con enorme bonus l'analisi di tutta la mia esperienza di crescita su YouTube. Qui vi ricordo di dare un occhio in descrizione perché vi trovate 2 link bonus, uno per il loro piano member che oltre a tutto ciò che vi dicevo prima vi dà anche accesso a tutte le live di approfondimento organizzate da Self-Made Club, mentre uno per il loro piano associate che oltre a tutto quello vi permette di accedere alla community di Self-Made Club, condividere progetti e partecipare ad esperienze sul campo con grandi aziende. Ora, quinto consiglio.
capisci fin da subito a chi stai parlando. Oltre al discorso decidi una nicchia da cui partire e a cui parlare, una cosa importantissima è capire che stai parlando a qualcuno che ogni istante decide di dedicarti del suo tempo per ottenere qualcosa, che sia intrattenimento o informazioni. Quindi ogni istante devi capire ed essere in grado di convincere quella persona a proseguire con il tuo video. Tornando invece al discorso decidi a che nicchia vuoi parlare, una buona pratica potrebbe essere usare i tuoi vantaggi ingiusti, qualcosa che sai fare, spiegare o mostrare che è migliore della media. Alla fine il successo è uguale a lavoro, fortuna e vantaggi ingiusti. Numero 6. Prima parlavamo che la media per superare i 100.000 iscritti è 418 video. Perciò come numero 6 non potevo tralasciare la consistenza. Crea una strategia di caricamento e seguila con costanza. Non deve essere qualcosa di impossibile. Adeguala ai tuoi impegni, ma poi sii costante e seguila. Piuttosto parti piano con un video a settimana o 2 video al mese. Se le cose vanno bene, fai sempre tempo ad aumentare. Poi non dico necessariamente che ti serviranno 418 video per superare i 100.000 iscritti. Io sono stato fortunato e me ne sono serviti 6 in un arco di tempo di 3 mesi. Però penso che almeno all'inizio la cosa più importante sia la quantità. E vedrai tu stesso come da un video ad un altro migliorerai a vista d'occhio. Poi mi raccomando, la quantità deve essere sempre condita con una continua sperimentazione, soprattutto all'inizio quando ancora stai camminando al buio. Raccogliere più feedback possibile da tentativi consistenti e diversi è la cosa migliore. Numero 7. Non battere l'algoritmo di YouTube, ma lavoraci insieme. Le regole di YouTube sono semplici. Pensiamo ad un consumatore medio. www.youtube.com, entra nel sito, vedo una copertina accattivante, il titolo mi ispira, apro il video, ascolto i primi 20 secondi, mi piace, continuo a vedere il video. Non mi piace, me ne vado. Noterete già 3 consigli. Copertina, titolo e presentazione iniziale del video sono importantissimi. Dopodiché dovrete essere bravi a mantenere e fare interagire il più possibile il consumatore all'interno del vostro prodotto. Così YouTube vi raccomanderà a molti altri consumatori perché il vostro prodotto è ottimo ai suoi scopi. Mantenere le persone attive. Questa è la base, poi possiamo approfondire quanto volete, anzi chiedetemi nei commenti se avete domande. Ma già capendo questo avete più del 50% del lavoro portato a casa. Ultimo e numero 8. Non iniziare. Ragazzi, il percorso su YouTube mi ha cambiato la vita e mi sta permettendo di fare esperienze che nemmeno avrei immaginato. Per carità, non è stato per nulla facile, ma sono sicuro che se anche non fossi arrivato dove sono ora, soltanto le skill acquisite fino ad ora rendono il tutto più che positivo. E se anche ora, dopo aver iniziato, esservi informati e aver fatto esperienza, non foste in grado di continuare o le cose non dovessero andare bene, ricordate che you cannot connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. Steve Jobs. Detto questo, ringrazio nuovamente Selfmade Club che ha reso possibile questo video e vi ricordo dei bonus che trovate in descrizione. Magari potete anche sfruttarli per un insolito regalo di Natale, di nuovo anno o un auspicio all'inizio di una nuova avventura. Ma iniziate a muovervi perché fatto è meglio che perfetto. E in realtà si suona meglio in inglese. Done is better than perfect. Sentite come mi sforzo a provare a fare la pronuncia British ma non ci riesco. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi.